Vichinghi, barbari, l'impero mongolo, i conquistadores. La storia dell'umanità è costellata di conflitti sanguinosi per la sopravvivenza e la supremazia. Vedendo certi esempi del passato di crudeltà verso umani come noi, sembra difficile pensare alla nostra specie come a una specie altruista. Eppure anche i popoli più sanguinosi avevano qualcosa in comune: l'aiuto reciproco. Ciao detective, io sono Alice e oggi esploriamo un altro dei grandissimi misteri dell'evoluzione: l'altruismo. Perché le api sacrificano tutta la loro vita in favore dell'ape regina? Perché i cervi si mettono di vedetta rischiando la propria vita per salvare l'intero branco? In sostanza, perché ci aiutiamo a vicenda? La teoria di Darwin ci insegna che lo scopo ultimo di ogni individuo è quello di sopravvivere e riprodursi. Sembra quindi una contraddizione pensare che alcuni individui delle specie rinuncino a questa possibilità per permettere invece ad altri di avere successo. Il concetto fondamentale dell'altruismo è compiere delle azioni o dei gesti che vanno a discapito di noi come individui, ma in favore di qualcun altro. Una delle prime spiegazioni di questo comportamento in natura viene dalla cosiddetta teoria della selezione di gruppo. È molto simile a quella della selezione naturale, per cui lo scopo ultimo di ognuno è portare avanti i propri geni e quindi riprodursi. Ma in realtà, anziché essere applicata agli individui, la teoria si riferisce ai gruppi. Quindi, anziché volersi riprodurre in quanto individui, lo scopo è quello di portare avanti la comunità. E per far sì che questo succeda, alcuni individui dovranno sacrificarsi in favore di altri all'interno dello stesso gruppo. La teoria non è molto gettonata, ma studi recenti rivelano che potrebbe essere vera soprattutto nel caso in cui le comunità si trovino in grande conflitto tra di loro. Se la minaccia esterna è maggiore rispetto a quella tra individui della stessa comunità, allora la comunità si mantiene unita per sconfiggere il nemico comune. E in effetti è esattamente ciò che successe nell'antica Grecia. Atene e Sparta erano poleis rivali da secoli, ma nel momento in cui l'impero persiano arrivò e pose una minaccia esterna, le poleis greche lasciarono da parte le loro rivalità individuali e crearono un gruppo coeso per poter sconfiggere il nemico. Questa teoria funziona molto bene se applicata agli umani, ma in realtà nel mondo naturale non sembra essere altrettanto applicabile ed è il motivo per cui alcuni biologi hanno preferito una seconda teoria, quella della selezione parentale. Il nome in questo caso è molto azzeccato, perché il concetto è che l'altruismo sì esiste, ma solo nei confronti delle persone con cui siamo imparentati. Uno dei maggiori sostenitori di questa teoria elaborò proprio una formula per spiegare come l'altruismo crescesse man mano che il livello di parentela si faceva più stretto. Per capire esattamente come funziona questa teoria, dobbiamo pensare alla selezione naturale. Il concetto è sempre lo stesso: portare avanti i propri geni attraverso la riproduzione. Bene, quando facciamo un figlio trasmettiamo il 50% dei nostri geni, ma con i nostri parenti dopo tutto ne condividiamo alcuni. Tra genitori e figli, ma anche fratelli e sorelle, si condivide in totale il 50% dei geni. Tra invece zio, nipote o mezzi fratelli il 25%, tra cugini il 12,5% e così via. Famosa è la frase di uno dei più grandi sostenitori di questa teoria, il quale disse che se si fosse trovato in riva a un lago, vedendo i propri fratelli in pericolo di vita, si sarebbe buttato solo se fosse riuscito a salvarli tutti e due. Il motivo è che con ogni fratello condividiamo il 50% dei nostri geni. Di conseguenza, se fosse riuscito a salvarne solo uno, il gioco non sarebbe valso la candela, ma salvandoli tutti e due sì. Vi assicuro, gli scienziati fanno battute anche peggiori. La teoria della selezione parentale ci dice che aiutare una persona con cui condividiamo dei geni fa sì che in un qualche modo i nostri geni vengano portati avanti nel corso delle generazioni, dopo tutto. Il motivo per cui tutte le api all'interno dell'arnia si sacrificano per aiutare l'ape regina è che in realtà sono tutte imparentate con lei. Quindi, con il successo dell'ape regina, possono sperare che almeno una parte dei loro geni venga portata avanti alle generazioni future. Questa teoria ha accolto il favore della comunità scientifica, ma non spiega in ogni caso il motivo per cui gli umani, a volte, non si sacrifichino solo per i fratelli o le sorelle, ma per dei perfetti sconosciuti. Il motivo è che gli umani non sono solo delle creature altruiste, ma in qualche modo anche cooperative, cioè basano il loro altruismo sul concetto di reciprocità. Questa sembra essere una caratteristica molto particolare degli umani, ma anche dei pipistrelli. Questa però è un'altra storia. Se volete scoprire il motivo per cui gli umani e i pipistrelli, forse a questo punto anche i vampiri, sembrano sacrificarsi a volte per degli sconosciuti, scrivetelo nei commenti e la prossima settimana vedremo come mai l'altruismo umano e dei pipistrelli è così unico.